Ciao a tutti, siamo Regina e Beppe Baresi. e questa è Intermemories. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita. In questa scatola abbiamo portato un po' i nostri ricordi più cari legati al mondo del calcio, ma con quale oggetto vuoi partire? Io inizierei con una fotografia di me e mio fratello, Franco, il tuo zio, un ricordo dei ricordi bellissimi di una grande passione che è il calcio, iniziato da piccoli, in campagna, e proseguito poi in due strade diverse ma entusiasmanti. Io all'Inter e lui al Milan. E i grandi ricordi sono i grandi derby, le grandi sfide sul campo, sempre con rispetto e serietà. E due grandi esempi, secondo me, che ci siamo portati dietro per tanti anni in queste due squadre di Milano. Però non solo tu hai iniziato a giocare da piccolo, perché guarda anch'io cosa ho portato. Allora, sono 3 foto, io e Simone, mio fratello, un'altra foto di io e te al mare, perché giocavamo sempre. Me ne ricordo, sì. E quest'altra foto dove eravamo? Eravamo da Piano Gentile. Eh sì. Sui campi di allenamento della grande squadra, della nostra grande squadra che è l'Inter. Anche qui eravamo ad Appiano. E lì sono stati i tuoi primi calci, da piccolina. Devo dire che, non so se ti ricordi, prima di arrivare a giocare veramente a calcio hai fatto tennis, hai fatto nuoto, hai fatto cavallo, però la grande passione era? Il calcio. Mi avete fatto provare tutti gli sport possibili, ma alla fine, come si può vedere anche da queste foto, la mia passione è sempre stata il calcio. Mi ricordo che anche in casa giocavamo con la palla di spugna, io e mia mamma contro te e Simone in corridoio, e diciamo che è sempre stata una cosa presente in qualsiasi giornata, in qualsiasi momento, quindi poi alla fine mi avete lasciato seguire questa passione e possiamo dire che sia te che la mamma vi siete poi appassionati anche alla mia carriera calcistica. Appassionati e seguito strettamente e da vicino tutti i tuoi passi, i tuoi successi che hai avuto poi nei tuoi anni di calcio e di questo bellissimo sport che tu hai fatto per tanti anni. Allora, dopo essere stati piccoli, proseguiamo con Vediamo cosa... un altro oggetto. Beh, Parti con la tua, parto con la mia poi maglia. prendo la mia. È una maglia importante, a metà della mia carriera. C'è la stoccarda della Coppa Italia, è una maglia dell'82-83, la Coppa Italia vinta nell'81-82, l'anno che poi ci sono stati i mondiali in Spagna che noi abbiamo vinto. E mi ricordo, perché in quell'anno lì è l'anno dove ho perso la nazionale. Non so se ti ricordi, ho fatto gli europei dell'80. Sì, non ero ancora nata, però dai racconti mi ricordo. Ah già, è vero, sì, dai racconti che abbiamo avuto. Nell'81 ho fatto il mondialito con la nazionale, nell'82 mi sono perso la nazionale. Questa è una cosa da seguire perché in quel momento lì la mia testa, i miei pensieri non erano solo per il calcio, ma erano un attimino anche per cose fuori dal calcio e mi hanno fatto perdere i mondiali. Questo per dirti che l'importanza della passione, dell'atteggiamento e di essere sempre sul pezzo, con la forza mentale, la forza di giocare sempre a calcio con la giusta concentrazione. Tra l'altro è incredibile come siano diverse le maglie di adesso rispetto a queste, ma quanto sudavi quando faceva caldo? O quando pioveva che si inzuppavano? Sì, ma non c'era solo la maglia, poi c'erano le scarpe che non erano le scarpe di oggi, il pallone non era il pallone di oggi. Cambiano i tempi come cambiano tutte le cose, però è una bellissima maglia che tanti vorrebbero avere. Adesso ti faccio vedere invece la maglia che ho portato io. E già cambia, vero? E già cambia. Questa maglia è di Ronaldo numero 9, perché tu lo sai, magari non tutti lo sanno, io ho scelto di iniziare a giocare col numero 9 proprio per Ronaldo, perché quando lui è arrivato all'Inter io ero piccolina
e penso che sia stato uno dei giocatori più forti che io abbia mai visto giocare anche nell'Inter. Poi ovviamente ci sono Maradona, Pelé, tantissimi altri campioni, ma lui è quello che forse mi ha lasciato più un ricordo straordinario per le giocate che faceva. Vabbè, è stato un giocatore entusiasmante, credo che se non avesse avuto l'infortunio sicuramente sarebbe stato alla pari o forse anche superiore ai Maradona, anche se io ho grande rispetto di Maradona, l'ho marcato tante volte e era un giocatore eccezionale sotto tutti gli aspetti, caratteriale, tecnico, non era grande ma aveva grandissime qualità anche fisiche e strutturali. Quella maglia lì poi me la ricordo perché poi la fotografia che abbiamo visto prima erano i tempi di Ronaldo. Non l'abbiamo portata però... Ho anche una foto da piccolina con Ronaldo. Con Ronaldo su a Piano Gentile dove c'era il ritiro. Sì, perché lui era un po' il mio giocatore idolo di quei tempi, quindi è per me una delle foto più importanti. Poi anche era quella. Un ragazzo squisito che era sempre disponibile. Anche sempre gentile, molto... Con i ragazzini, sì, con le sì, ragazzine, sì. con le bambine a partecipare anche a certi momenti di relax. Tra l'altro io mi sono ispirata a Ronaldo e ho scelto il numero 9 perché ho scelto di fare un ruolo opposto al tuo. Io ho fatto per tutta la vita l'attaccante e tu invece eri difensore, quindi è stato un po' anche un contrasto, ma mi hai anche dato consigli importanti perché tu sapevi cosa poteva mettere in difficoltà un difensore. Ma credo che anche i due ruoli siano diversi anche per il tipo di carattere e le qualità, perché io ero caratterialmente più chiuso, più mastino, diciamo, più difensore, quindi ero sul pezzo più umile e quindi io passavo per difensore, per chiudere gli spazi a chi era bravo a giocare così. Mentre tu sei più aperta, tecnicamente, adesso non esageriamo, eri più brava di me. Sono più brava di te. Sei più brava di me. E quindi credo che il ruolo di attaccante ti si addiceva, quindi poi in campo hai dimostrato di poter far bene quel ruolo e qualche mio consiglio per riuscire a superare i difensori sono stati utili. Assolutamente, sono stati utili sia i consigli per come superare un difensore sia i consigli su come diventare un atleta e una professionista, perché anche avere il tuo esempio come uomo e come sportivo, al di là poi dell'aspetto calcistico, per me è stato importante per poi fare la carriera che ho fatto. E poi la cosa importante non è quello di arrivare e di fare, ma è quello poi di mantenere nel tempo queste qualità e migliorarle di giorno in giorno, perché nella vita si migliora sempre. Quindi credo che sia la cosa importante per rimanere a certi livelli, è quello di sempre cercare di fare meglio. E mi ricordo che tu ci provavi, ti dicevo come smarcarti, come saltare, i tempi di gioco. Se il difensore ti arriva veloce, aspetta l'ultimo momento e saltarlo, e credo che poi gli anni che hai giocato, il tempo che hai giocato ha dimostrato che tu hai seguito anche qualche mio consiglio e poi con le tue caratteristiche, le tue capacità sei riuscita a mantenerti e a migliorare nel tempo. E visto che stiamo parlando di attaccante, prima di vedere il tuo ultimo oggetto, io passerei a questa. Questa è la mia maglia con la mia fascia da capitano ed è il regalo che mi ha fatto l'Inter quando ho smesso di giocare, quindi è la maglietta del mio ultimo anno, autografata da tutta la squadra con la fascia da capitano, ovviamente maglietta numero 9. Vabbè, credo che sia un grandissimo riconoscimento di quello che abbiamo parlato finora da una società importante che è l'FC Internazionale, quindi credo che anche questo riconoscimento abbia dimostrato quello che tu hai dato per questa società, che hai dato per te stessa e per la squadra. E visto che qua c'è anche la fascia da capitano e io sono stata anche capitana per tanti anni, qual è secondo te la caratteristica principale che deve avere un capitano e cosa è stato per te essere capitano? Ma la caratteristica credo che non debba venire di conseguenza la maggior parte delle occasioni perché uno ha fatto 400 partite, 300 partite. Ma la fascia da capitano deve essere quella importante e quella riconosciuta dai tuoi compagni, dalle tue compagne. Quindi vuol dire che tu hai lasciato o dai un grande esempio, il primo a lavorare, il primo a essere disponibile ad aiutare gli altri, a sacrificarsi per gli altri, mettere a disposizione le proprie qualità e competenze per i compagni, per la squadra, per raggiungere gli stessi obiettivi o lo stesso obiettivo, che è più facile raggiungere l'obiettivo tutti quanti insieme, come squadra più che singolarmente.
Io direi che il grande campione, il Ronaldo, il Maradona, ti può far vincere le partite, ma il campionato, le coppe le fa vincere la squadra, il gruppo, quindi questo credo che sia importante. E se c'è un capitano riconosciuto dalla squadra, credo che sia un grande vantaggio per tutto il gruppo. Beh, sicuramente è un ricordo bellissimo che mi rimarrà, sia per le stagioni in Serie A, la vittoria del campionato quando abbiamo poi festeggiato a San Siro. Questi sono tutti momenti che rimarranno per sempre tra i più belli della mia vita, e questo sarà uno dei ricordi che sarà un po' il simbolo di tutta la mia carriera e che quindi rimarrà. Anche perché poi l'Inter femminile è nata con te, quindi credo che questo riconoscimento sia più che meritato. Passiamo al tuo post carriera, perché manca ancora un oggetto che hai portato. Questo è un gagliardetto della finale di Champions. Mio. Tuo, regalato da me. E ho grandissimi ricordi di quella stagione, di quelle stagioni come vice allenatore. Perché c'era, al di là dell'allenatore, José Mourinho, grande personaggio, grande allenatore, grande comunicatore e gestione di persone, di squadre. Ho un grandissimo ricordo di quella squadra lì, soprattutto, al di là della mia esperienza importante, esaltante, perché 2 anni di vittorie così. Quella era una squadra che aveva 25 giocatori con questa grande forza mentale. Non erano tutti amici, però quando entrarono in campo erano una persona unica, e credo che quello sia stata determinante per raggiungere quei traguardi. Non si raggiungono se non c'è questa grande forza di tutta la squadra. Ma è una cosa che si vedeva anche da fuori, perché anch'io che venivo sempre allo stadio per vedere la squadra, per vedere te in panchina, era quasi una certezza, perché si vedevano i giocatori andare in campo talmente sicuri di quello che dovevano fare, che sembrava quasi scontato che vincessero ogni partita. Quindi la sicurezza mentale di cui parli, legata ai giocatori, si vedeva anche da fuori, semplicemente vedendo le partite. Sono d'accordo con te, se andiamo a vedere in panchina rimaneva Cordoba, Materazzi, Stankovic, Chivu, tante volte giocavano, tante volte erano in panchina, per dimostrare che compattezza e che gruppo era in quei 2 anni che io ho avuto la fortuna di stare assieme a loro. È stato più emozionante vincere da giocatore o da allenatore, secondo allenatore? Ma sono 2 cose differenti. Diciamo che come giocatore partecipi di più, fra virgolette, sei più sul pezzo, sei in campo, partecipi al gioco, partecipi ad aiutare i compagni, mentre da fuori li aiuti, però più di tanto non puoi fare, perché non puoi entrare in campo e dire oh, dai, passa a me che la passo a te. No, invece da fuori cerchi di aiutarli prima di entrare in campo, quindi durante la settimana i consigli, il come venire all'allenamento, come fare l'allenamento, come prepararsi poi ad iniziare la partita. Mentre quando giocavi eri tu, partecipavi, eri tu che determinavi ancora di più, perché eri tu che passavi la palla, sei tu che marcavi l'avversario e quindi eri più direttamente coinvolto, però tutte e 2 esaltanti sicuramente. Poi i colori per la mia carriera che ho fatto esaltanti in tutti i sensi. Beh, questo è un grande gagliardetto e tutti lo vorrebbero, quindi mi raccomando, tienilo stretto. Mettilo al sicuro. Mettiamolo dentro, poi mettiamo il lucchetto così non ce lo portano via. Dopo aver vissuto l'Inter per tanti anni in vari ruoli, continuiamo però, dobbiamo dirlo, a seguirla anche oggi, perché quando riusciamo, che tu sei a Milano e non sei via a fare appunto scouting per la prima squadra, riusciamo ad andare allo stadio insieme, quindi è un altro modo di vivere anche la squadra di oggi, che comunque ci sta ancora dando grandi soddisfazioni. Credo che quando si può non possiamo mancare dallo stadio, in questa annata dove abbiamo visto l'Inter giocare in modo che tutti riconoscono bello da seguire. E poi questo entusiasmo che c'è vicino alla società, alla squadra, ai giocatori. Io adesso faccio scouting e vado in giro a vedere giocatori per la nostra squadra. Non è facile mettere dentro un giocatore in un gruppo che abbiamo visto, in una squadra che abbiamo visto quest'anno in campo. E poi c'è un entusiasmo in tutto l'ambiente. Io nei miei anni passati non ho mai visto questo coinvolgimento di tutto l'ambiente, anche dei tifosi stessi.
al di là dei numeri, 70.000 tutte le domeniche, credo questa partecipazione, e questo devo fare i complimenti a tutta la squadra, alla dirigenza, e complimenti anche ai tifosi. Beh, in questi anni, anche grazie al lavoro di Simone Inzaghi, la squadra è cresciuta tanto, i giocatori stessi sono cresciuti tanto, basta guardare lo stesso Çalhanoğlu che con la variazione di ruolo ha avuto una crescita incredibile, e questo porta la squadra a giocare bene e soprattutto a far divertire i tifosi, quindi i tifosi sono contenti e felici di andare allo stadio perché a guardare l'Inter, oltre alle vittorie, si divertono perché gioca bene, perché fa tanti gol, perché ha campioni straordinari come Lautaro che con la fascia al braccio è diventato ancora più leader e fa ancora più divertire, quindi è proprio bello vedere giocare questa squadra. È bello, e confermo anche la forza del nostro allenatore Inzaghi. Credo che col gioco che fa l'Inter in questo momento sia più facile rispetto a altre squadre l'inserimento di certi giocatori, e quindi questo sia da dare atto all'allenatore che è riuscito a creare un modo di giocare semplice, tra virgolette, ma difficile per gli avversari. Quindi credo che questa sia una grande qualità. E il giocatore secondo te simbolo di quest'annata? Quest'annata noi siamo due capitani, quindi il capitano è sempre un giocatore simbolo, un giocatore importante, e credo, senza nulla togliere a tutti gli altri, però Lautaro Martinez, capitano, ha dimostrato sul campo, con l'atteggiamento, con il buon esempio, col sacrificio, a farsi riconoscere ancora di più, non solo dalla fascia, ma dall'atteggiamento, dal suo modo di giocare, da tutti quanti, dai compagni, dall'ambiente, dai tifosi. Quindi credo che sia lui quest'anno da prendere come esempio per le nostre vittorie. Però se devo parlare ad esempio di un episodio che ha fatto impazzire tutti e anche sorridere per una situazione, è il gol di Frattesi contro il Verona al 90esimo, con Çalhanoğlu che durante l'esultanza gli tira sui pantaloncini. Credo che quello sia stato forse l'episodio in cui tutti i tifosi sono impazziti, e possiamo dire forse l'episodio perché era anche esattamente a metà campionato che ha dato un po' la svolta, e in cui tutti forse hanno detto ok, lo vinciamo. Sì, quello adesso, brava, io ne prendo un altro di episodio, confermo il tuo episodio importante per l'esultanza, la gioia e tutto. Un altro episodio invece che riconosce la bravura del compagno. Non so se ti ricordi Thuram nel rigore di Çalhanoğlu, prima ancora che lo calciasse aveva le mani alzate. Stava già esultando. Quindi questo è un altro riconoscimento del compagno bravo, del compagno forte, di fiducia della anche. fiducia del compagno, quindi credo che siano due episodi che esaltano ancora di più questa squadra, questi ragazzi che vanno in La campo. fiducia e la voglia di sacrificarsi per il compagno sono forse le due componenti fondamentali per far sì che un gruppo non sia solo un gruppo ma una squadra. Ah beh sì, è quello che abbiamo detto adesso, la squadra è quella che decide, è quella che poi alla fine ti porta alla vittoria, e queste qualità credo siano la base per riuscire a creare una squadra vincente. E dopo tutti questi ricordi, racconti ed emozioni ti chiedo, cos'è per te l'Inter in una sola parola? Famiglia. E per te invece? Per me passione. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e